Allora, vogliamo cercare di capirci qualcosa da questo esercizio che viene presentato un po' strano. Nel senso ci dice che il risultato è questo qui, ossia che quando x è più piccola di meno 1 mi esce direttamente radice di 2. Quando invece x supera meno 1, allora il risultato è tranquillamente 2x più 1 radice di 2. Cerchiamo di capire perché. Allora intanto vado qui, la prima cosa che osservo è che posso raccogliere un 2, cioè qui vado a scrivere più radice 2 e dentro lascio x quadro più 2x più 1. A questo punto che cosa succede? Che grazie al quadrato di binomio io posso andare a riscrivere questa ancora una volta come 2 che moltiplica x più 1 al quadrato. Ora attenzione, che cosa succede? Posso andare a spezzare, quindi se vado a spezzare mi viene più radice di 2 e qui mi viene radice di x più 1 tutto alla seconda. Ok, adesso io sto trattando praticamente un qualcosa che sta sotto la radice. Arrivati a questo punto, io voglio estrarre dalla radice quell'x meno 1. Il problema qual è? Che quando io estraggo una cosa dalla radice e non so quanto vale, io devo estrarla necessariamente con il valore assoluto. Quindi diventa radice di 2 valore assoluto di x più 1. Diventa così. Adesso io devo andare a dar conto anche a quel pezzettino che ho tralasciato, quindi si somma dicendo più x radice di 2. Per adesso la mia espressione è questa e io devo andare adesso a semplificarla come? Andando a distinguere due casi. Allora il primo caso è che quello che sia dentro il valore assoluto sia negativo. Se quello che c'è dentro il valore assoluto è negativo, ossia x più 1 è minore di 0, che poi si traduce nel dire x minore di meno 1, e questo ci spiega come mai nella soluzione compare questo x minore di meno 1, adesso dobbiamo aspettarci che come risultato ci esca radice di 2. Secondo il libro, vediamo se è così. Quindi che cosa succede adesso? Che io devo andare a trascrivere quello che c'è dentro il valore assoluto col segno meno davanti, quindi diventa radice di 2 che moltiplica meno x meno 1 e poi questo qui lo ricopio così come sta, quindi diventa più x radice di 2. A questo punto cosa succede? Quindi ho meno radice di 2 x meno radice di 2 più x radice di 2. Allora è chiaro che questi qui si semplificano e questo mi spiega come mai in questo caso, cioè caso x minore di meno 1, esce meno radice di 2. Solo che io non mi sto trovando adesso col segno e non mi sto trovando perché stupidamente non l'ho scritto, però qui nel risultato c'è un meno, quindi tutto torna. E adesso mi devo preoccupare dell'altra casistica in cui ovviamente quella cosa è maggiore o uguale di 0, quindi x più 1 maggiore o uguale di 0, che vuol dire x maggiore o uguale di meno 1, e quindi questo che cosa vuol dire? Che perfettamente sto in questo caso. E che cosa succede in questo caso? In questo caso devo lasciare quello che c'è dentro nella parentesi con il più, quindi verrebbe radice di 2x più radice di 2 più radice di 2x, ma di queste quante ne ho? Ne ho esattamente 2, ma in realtà faccio prima raccogliere anche radical 2. Se raccolgo radical 2 mi rimane 2x più 1 e questo conclude il mio esercizio.